Ciao a tutti, sono AWRX e benvenuti ancora una volta nella nostra analisi approfondita dei principali sviluppi sulla mappa dei combattimenti in Ucraina. Oggi ci troviamo di fronte a una serie di notizie che possono essere definite solo come decisive e che indicano un'accelerazione del ritmo delle operazioni militari su diversi fronti principali. In questa analisi tratteremo i principali di questi sviluppi, partendo dai progressi sull'asse di Lyman fino all'evento più significativo di oggi, la caduta di una città strategica. Passiamo ora al fronte di Lyman, che negli ultimi giorni ha visto un continuo avanzamento russo. Qui ci concentreremo su due posizioni importanti, Shandyrikilov e Torske. Nelle vicinanze del villaggio di Shandyrikilov, le forze russe hanno continuato ad avanzare a est del fiume Dnietrius. Questo fiume fungeva da linea di difesa naturale per le forze ucraine e il controllo dei suoi bordi significa che le forze russe hanno superato questa barriera. L'avanzata non è stata casuale, ma è avvenuta su due fronti. Nella parte sud-orientale, i russi hanno sfruttato la copertura offerta dalle foreste e dalle fattorie nelle terre basse per avanzare. Questo tipo di terreno rende difficile per i difensori ucraini individuare la posizione degli attaccanti. Attraverso questa infiltrazione sono riusciti a conquistare nuove posizioni, raggiungendo i margini del villaggio, dove hanno preso il controllo dei primi edifici agricoli a Shandyrikilov. Al momento i combattimenti si svolgono in queste aree agricole ed è un combattimento molto difficile, ma la stragrande maggioranza delle forze ucraine controlla ancora la principale area residenziale del villaggio. Questo significa che la battaglia non è ancora decisa e le forze russe stanno cercando di assicurarsi una posizione stabile prima di spingersi verso il centro del villaggio. L'avanzata russa non si è fermata qui, ma si è estesa alla città di Torsk e ai suoi dintorni. Permettetemi di spiegarvi cosa sta succedendo lì. Questa zona è molto complessa, specialmente con la presenza della foresta di Serebriansky, considerata una delle aree di combattimento più difficili. Nella parte meridionale, le forze russe sono riuscite a sfondare la parte nord-occidentale della foresta, il che ha permesso loro di raggiungere le aree meridionali di Torsk. Questa penetrazione è molto importante, poiché il combattimento nelle foreste è lento e costoso. Hanno preso il controllo degli edifici agricoli ai margini e sono anche riusciti a mettere in sicurezza le posizioni nelle vie Centralna e Radospna. Allo stesso tempo, nella parte settentrionale, le forze russe sono riuscite ad avanzare attraverso le aree residenziali a nord e hanno conquistato nuove posizioni in via Pivnikna. Questa avanzata simultanea da nord e sud sta mettendo le forze ucraine in una situazione critica. Le forze ucraine controllano ancora la parte centrale della città e l'allevamento ittico nell'estremo nord, ma la cosa più pericolosa è la presenza della zona grigia, una vasta area non controllata completamente da nessuna delle due parti, che è teatro di continue operazioni di combattimento da parte di piccoli gruppi. Questo significa che la linea di contatto non è chiara e la battaglia qui è in uno stato di continua fluidità. In totale, questi sviluppi sul fronte di Lyman aggiungono circa 14 km² in favore della Russia. E ora passiamo all'evento più importante che ha dominato le notizie di oggi. Sul fronte di Konstantinovka, dopo aspri combattimenti durati settimane, le forze russe sono riuscite a completare il controllo della città di Toretsk. Toretsk non era una città ordinaria, era considerata una delle ultime roccaforti difensive avanzate delle forze ucraine in questa zona e la sua caduta rappresenta un grande cambiamento strategico nello scenario. Questa vittoria è stata ottenuta attraverso diversi assi. Nel sud-ovest le operazioni per ripulire completamente il villaggio di Shcherbinivka sono continuate. Dopo aver preso il controllo della parte meridionale, le forze russe si sono spostate a nord e hanno ripulito l'area che si estende lungo la linea ferroviaria. La loro conquista della scuola locale ha segnato la caduta dell'ultima parte del villaggio. Allo stesso tempo, a est della città, le forze russe sono riuscite a ripulire le restanti posizioni nella parte occidentale e hanno anche preso il controllo di ciò che restava della foresta di Toretsk. I rapporti indicano che le forze ucraine si sono ritirate completamente dalla città. Questa avanzata non è stata isolata, ma faceva parte di un'offensiva più ampia. Nel nord-est, le forze russe hanno ripreso le loro operazioni offensive a nord-ovest di Dilievka e sono riuscite a prendere il controllo di 4 linee di alberi su alture tattiche. A ovest, i soldati russi sono riusciti a entrare nella parte occidentale di Katrinivka, anche se il controllo non è ancora stato confermato. La caduta della città di Toretsk apre nuove prospettive offensive per le forze russe. La città era la prima linea di difesa e la sua caduta mette le successive linee di difesa ucraine sotto un'enorme pressione. Questo risultato equivale all'aggiunta di circa 8 nuovi chilometri quadrati.
Permettetemi ora di dare un'occhiata a un'altra notizia di grande importanza strategica. Dal sud della regione di Odessa, e precisamente nella zona di confine con la Romania, abbiamo notizie confermate di un massiccio attacco aereo. I villaggi di Orlivka e Novosilski e le aree circostanti sono stati oggetto di un'intensa offensiva con l'uso simultaneo di 26 droni del modello Geran 2. Questo numero elevato di droni utilizzati in una sola zona non è una cosa ordinaria. Questi droni, noti per la loro lentezza e la loro efficacia nel colpire obiettivi fissi, sono solitamente utilizzati in operazioni di bombardamento logistico o per esaurire le difese aeree. Se guardiamo alla zona, troviamo che si trova a una distanza non grande dal confine rumeno ed è considerata un punto vitale per i movimenti logistici delle forze ucraine. Allora, qual è il vero obiettivo di questo attacco? Primo, l'obiettivo potrebbe essere quello di colpire i centri di stoccaggio di carburante o munizioni, vitali per le operazioni delle forze ucraine nel sud. Secondo, potrebbe essere quello di avere un impatto psicologico sulla popolazione civile, dimostrando che nessun luogo è al sicuro dagli attacchi. Terzo, è probabile che l'obiettivo sia quello di distrarre le difese aeree ucraine e costringerle a lanciare i loro costosi missili contro droni molto più economici, in preparazione di altri attacchi aerei che potrebbero avvenire in aree più importanti. In conclusione, la nostra analisi di oggi mostra chiaramente che i fronti di Lyman e Konstantinovka stanno assistendo a una grande accelerazione delle operazioni. Le forze russe, dopo un lungo periodo di guerra di logoramento, stanno ora cercando attivamente di ottenere scoperte territoriali tangibili. Questa spinta non è solo un avanzamento tattico, ma sembra far parte di una strategia più ampia, volta a mettere sotto pressione le difese ucraine e a consolidare il controllo del Donbass. L'attacco massiccio di droni su Odessa, nel frattempo, ci ricorda in modo inequivocabile che la guerra non si limita alle prime linee del fronte. Si estende alle profondità logistiche, cercando di indebolire le retrovie e di minare la capacità di rifornimento delle truppe al fronte, e ha anche una forte componente di guerra psicologica sulla popolazione civile. La caduta della città di Torezk in particolare rappresenta un cambiamento importantissimo. Non è solo la perdita di un avamposto, ma il crollo di un'intera linea di difesa che ha tenuto per mesi. Questo evento impone ora alle forze ucraine una rivalutazione urgente e profonda della loro strategia difensiva in tutta la regione. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse? Sarà fondamentale monitorare attentamente come questo cambiamento influenzerà i fronti vicini. Le forze russe tenteranno di sfruttare questo slancio per aprire nuove brecce, magari in direzione di Pokrovsk, e l'Ucraina risponderà spostando forze da altri fronti, rischiando di indebolire le sue linee altrove, o si vedrà una controffensiva ucraina nei prossimi giorni per riconquistare il terreno perduto. Le decisioni prese nelle prossime ore e giorni potrebbero determinare l'esito della battaglia per il Donbass. Questo è ciò a cui cercheremo di rispondere nella nostra prossima analisi, per fornirvi un quadro sempre più completo.